Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, poi vedremo i vari ambiti, l'amore, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. Adesso procediamo, facciamo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e come prosegue questa energia del mago. Il mago è l'inizio, ma non solo, è anche l'abilità, la comunicazione, la diplomazia, l'intraprendenza, la manifestazione di un qualcosa e può riguardare alcune proposte, alcune idee che vogliamo realizzare. Ci invita anche a fare attenzione alla regressione, alla svogliatezza, alla manipolazione, alla dispersione delle nostre energie e anche delle idee, soprattutto quando ne abbiamo tantissime. Quindi il mago sì, è vero, ci fa capire che può esserci un nuovo inizio, ma poi ovviamente dobbiamo trovare gli strumenti giusti da poter utilizzare e ce li abbiamo, perché infatti è proprio la carta che ha caratterizzato il vostro mese di luglio. E adesso procediamo con il vostro arcano di agosto. Ricordo che questa stessa carta che andrò ad estrarre la trovate alla fine del video, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, ancora meglio se avete un vostro mazzo e tenere con voi la carta della papessa. Quindi abbiamo un'energia un po', si può dire conseguenziale, numero 1, la papessa è numero 2, una fase di gestazione. Ci permette di approfondire, di riflettere, di conoscere, anche di ascoltare il nostro intuito e di avere pazienza. Sfruttando la nostra saggezza, la nostra conoscenza, magari serve autocontrollo per gestire alcune cose. Poi soprattutto se stiamo pianificando, stiamo elaborando qualcosa, stiamo cercando di capire come ottenere dei risultati, come far progredire un proposito, un progetto, come soprattutto dobbiamo andare a realizzare, ad agire nel prossimo futuro. Quindi importantissima la fase di gestazione e di preparazione proprio della papessa. La mettiamo qui. Vediamo come questa si riflette nei vari ambiti. Cominciamo dalle energie principali del vostro mese. Partiamo subito con questo 4 di bastoni che è gioia, felicità, per un risultato, per un qualcosa che magari siete riusciti a compiere, che siete riusciti a fare. Quindi da questa fase poi si può preparare un'ulteriore fase preliminare di preparazione e qui risuona un po' l'energia stessa della papessa. Ci può indicare anche una fase di tranquillità dove siamo in pausa, spero che assolutamente voi lo siate e che possiate rigenerare le vostre stesse energie, che ci sia proprio la fase di preparazione, come già detto con la papessa, anche attraverso la carta della forza, che questa è proprio la vostra, effettivamente per quanto riguarda gli arcani. Il leone si riflette proprio nella carta della forza. Raccogliere energie, cercare di con coraggio, con padronanza di sé, forse di affrontare un conflitto, il superamento di un qualcosa, cercare anche, direi soprattutto, di da un lato ascoltare l'istinto, però di essere
concilianti anche verso la ragione, perché sono gli istinti e le emozioni quelle più tossiche, quelle più basse, che ci portano appunto in una vibrazione un po' bassina, che non fa assolutamente bene. Quindi, cosa ci sta dicendo? Che alcune cose devono essere affrontate con coraggio e determinazione, soprattutto quelle che non dipendono da noi. Spesso salta fuori l'appeso quando c'è una pausa perché magari c'è una difficoltà, un blocco a livello esterno, allora dobbiamo cercare di adattarci, cercare di trarre il meglio, però l'appeso ci porta anche una fase di passaggio dove possiamo fare ricerca, cercare di capire delle soluzioni o cercare di capire se veramente un qualcosa che stiamo facendo fa al caso nostro oppure dobbiamo fare qualche cambiamento. E adesso andiamo a vedere insieme l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che se non siete interessati o comunque volete ulteriori informazioni per quanto riguarda le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, potete comunque ascoltare. Ovviamente alcune indicazioni devono essere adattate a quello che state vivendo e alle risposte che state cercando. Partiamo con il Re di Coppe, poi troviamo il 7 di Spade e infine il 7 di denari. Diciamo c'è una ripetizione di 7 che è abbastanza interessante. Da un lato c'è questo re, in particolare dico, essendo una carta di corte e sapete, essendo anche una lettura generica, può riferirsi sia a voi, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, perché ci parla di un'energia presente, attenta, che ci può sostenere, proteggere, aiutare, però ci parla anche di controllo delle nostre emozioni. Perché abbiamo visto che potrebbe esserci qualcosa che non va, forse un po' di tensione, delle cose dette, non dette, incomprensioni di vario tipo e quindi esserci anche qualche conflitto. Forse questo perché si sta preparando una fase importante della vostra vita e allora non dovete avere nessuna fretta. Ricordo che il 7 di spade può portarci a, è vero, a giocare un po' d'astuzia, nel senso a fare dei tentativi o a impegnarci in un modo scossante e quindi soprattutto nelle relazioni magari non è giusto perché l'altra persona potrebbe risentire di questi alti e bassi e quindi invece che cosa loro vogliono dirvi? Cercare di essere comunque presenti, nonostante magari alcune cose non vanno per il verso giusto, soprattutto se state vivendo un momento difficile nella vostra vita personale o lavorativa, e cercare però di cogliere le cose più importanti, però di aspettare. Come vedete abbiamo proprio delle carte di attesa, di fare qualche tentativo di fare un qualcosa, soprattutto nelle situazioni più difficili, se volete recuperare il rapporto, se volete che alcune cose possano funzionare, se avete anche dei progetti da realizzare, senza fretta, meglio pianificare, osservare, vedere ciò che c'è anche all'esterno come possibilità. L'abbiamo capito sin dall'inizio con la papessa che non è il caso di intraprendere percorsi e iniziative al momento, però invece di prepararsi, di riflettere, di comprendere che cosa è giusto fare, che cosa è giusto lasciare, eccetera. Come dicevo, questo vale per le coppie, relazioni più importanti, amicizie e famiglia, mentre per i single abbiamo il 9 di coppe, una carta molto particolare che fa proprio parte di questo mazzo, The Well, il pozzo, e poi abbiamo l'asso di denari.
Perché l'asso di denari può arrivare dopo una fase, diciamo così, importante di desiderio e di realizzazione in questo ambito ovviamente, perché se state frequentando una persona, allora abbiamo l'opportunità di far crescere, di far maturare, di poter realizzare quel desiderio e qualcosa si va a concretizzare. Ad esempio quando vogliamo portare a un livello successivo questa fase di conoscenza, oppure se proprio non c'è nessuno, è qui che arriva questa carta a dirci che quel desiderio, qualcosa di bello, diciamo di positivo che può entrare nella nostra vita, assolutamente andrà ad entrare proprio verso la fine del mese. Quindi anche qui abbiamo comunque delle energie diverse, questo ovviamente fa capire che alcune circostanze devono essere colte in un certo modo, come abbiamo visto soprattutto per le relazioni più importanti e per le coppie, mentre per i single ovviamente potrebbe esserci quella fase di preparazione interessante che può far sbocciare qualcosa di bello. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro, finanze. Allora, qui abbiamo anche qui dei 7 che si ripetono, quindi potrebbe essere proprio un passaggio determinante per voi, essendo carte un po' difficili però, perché il 7 di coppe indica delle alternative, un po' di confusione, una possibilità da cogliere. Ovviamente che cosa ci dice il 7 di coppe? Che dobbiamo valutare perché alcune cose possono essere delle illusioni, altre magari dei tentativi che potrebbero non andare a buon fine, essendo una carta di desiderio e di coinvolgimento, magari dobbiamo cercare di comprendere attentamente. Essendoci anche il 7, il 6 di coppe, scusate, indica che dobbiamo fare attenzione soprattutto a quelle situazioni che tendono a ripetersi e quindi in base alla nostra esperienza, alla nostra saggezza e alla nostra conoscenza possiamo evitare di commettere errori del passato. Ecco perché salta fuori il 7 di spade, perché adottare una scorciatoia, un qualcosa che magari potrebbe essere un po' troppo rischioso al momento, direi che l'indizio principale è proprio di evitare tutto questo, adottare degli escamotage, delle strategie, però di farlo con sicurezza, con certezza. Ecco perché vi viene in soccorso, come vi dicevo, la vostra conoscenza e soprattutto delle esperienze che avete fatto già in passato. Questo vale per tutto, cioè soprattutto per le finanze, se avete dei progetti o delle idee che volete realizzare, ma soprattutto se saltano fuori dei propositi e da parte vostra o anche delle proposte da valutare. Per chi è alla ricerca troviamo il re di denari, l'8 di spade e poi il matto. Queste sono energie un po' particolari, altalenanti, perché indicano una fase in cui state cercando di gestire o c'è qualcuno che vi può aiutare, sostenere, forse anche consigliare in questo ambito. Può essere anche la presenza di una figura importante nel senso proprio di esperienza che può farvi un'offerta. La fase di blocco potrebbe essere superata, quindi vuol dire che o c'è un qualcosa che non vi convince, effettivamente come abbiamo visto sin dall'inizio, vedendo un po' in genere la vostra lettura, si deve fare un po' di attenzione e magari finalmente si va a sbloccare un qualcosa perché abbiamo il matto, è l'imprevedibile, è quel nuovo inizio, quindi a voi sembrerà che qualcosa sia proprio bloccato, che qualcosa non funzioni per il verso giusto e invece poi c'è il capovolgimento totale con il matto che vi porta in un nuovo inizio, quindi abbiamo proprio la chiusura di questa fase e aspettarvi una sorpresa, un qualcosa di
totalmente inaspettato che ovviamente vi porterà verso un nuovo passaggio, una nuova avventura e appunto, come dicevo, verso un nuovo inizio. Vediamo insieme adesso l'ultima parte con i segni zodiacali da attenzionare. Vediamo cosa ci dice l'oracolo astrologico. Abbiamo il Sole che si riferisce proprio al vostro segno, Leone, poi troviamo Giove. Giove ci parla di Sagittario e Pesci, e poi infine troviamo il Cancro. Questi sono i segni principali da attenzionare nel bene e nel male. Come dicevo, essendo un oracolo astrologico, ci fa capire che alcune persone possono essere abbastanza attente, premurose e generose nei nostri confronti, soprattutto di aspettarci delle occasioni di crescita, anche proposte interessanti. Quindi la cosa che salta fuori sono proprio dei nuovi sviluppi, un qualcosa che riguarda soprattutto l'ambito del benessere, diciamo personale, e fisico, materiale, e qualche colpo di fortuna. Abbiamo visto che possono esserci alcune cose che vanno a dare un punto di svolta, a ribaltare la nostra prospettiva e portarci quell'imprevisto favorevole. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete non andate via, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!